Oggi torniamo sul linguaggio non verbale e vediamo quali indizi può offrire la parte del tronco del corpo umano, quella che va dalle spalle ai fianchi. Come sempre quando tratto il linguaggio del corpo ci tengo a specificare, soprattutto per chi mi segue per la prima volta, che non si tratta di scienza, nonostante molti pseudo-esperti spaccino questo alfabeto come un insieme di certezze assolute e incontrovertibili. Ogni atto corporeo inconsapevole, ovvero non scelto razionalmente, può essere interpretato esclusivamente come un indizio, poiché il contesto situazionale in cui si verifica, lo stile emotivo del soggetto, il suo carattere, la sua età e, perché no, anche il suo grado culturale, la sua identità di genere, sono tutte variabili importanti che possono dare alla lettura del segnale significati che hanno sfumature differenti. Lo dico sempre, diffida di chi parla del linguaggio del corpo come di una scienza esatta, perché non lo è. Questo lo affermano tutti i più grandi studiosi di questa materia, basta studiarli approfonditamente e non fermarsi alla superficie, che è sempre la zona più comoda, ma più rischiosa da fraintendere. E scappa da chi ti induce a credere che esistano dei segnali di menzogna chiari con cui smascherare i bugiardi, perché si tratta solamente di aria fritta, venduta per ottenere consensi facili e seguaci. Oggi quindi vediamo alcuni dei segnali non verbali che riguardano la zona del busto. Il busto del corpo umano è una sorta di contenitore che ospita organi di massima importanza per la vita, come il cuore, il fegato, i reni, l'intestino e i polmoni. Per questo motivo il nostro encefalo, soprattutto grazie all'operato della parte più primitiva, che è quella del cervello rettiliano, fa di tutto per proteggere questa zona del corpo, proprio al fine di mantenere in vita l'organismo. All'inizio della storia dell'essere umano, quando ancora non esisteva la civiltà, i pericoli da cui un individuo doveva difendersi ogni giorno erano molto più spaventosi rispetto a quelli che abbiamo intorno oggi. Ma possiamo dire che il nostro modo di proteggerci sul piano corporeo è ancora molto simile. Oggi per fortuna non esiste il rischio di imbattersi in una tigre dai denti a sciabola affamata, ma nella giungla quotidiana in cui viviamo ogni giorno possiamo avere a che fare con colleghi o clienti dai denti a sciabola, con capi dalla lingua biforcuta, con mogli, mariti o figli che si comportano in maniera inaspettata e ci possono ferire, semplicemente metterci a disagio, per cui le nostre azioni corporee sono molto simili a quelle che avevamo milioni di anni fa, seppure siano molto più lievi e meno eclatanti. Davanti allo smilodonte facevamo balzi all'indietro e magari ce la davamo a gambe o tentavamo di arrampicarci su un albero, mentre oggi di fronte a un capo con la luna storta, un partner non collaborativo o un figlio testardo, il nostro corpo non fa più balzi indietro, poiché verremo presi per pazzi. Ci limitiamo a indietreggiare con il busto, a volte portandoci tutto il corpo con un passo indietro se siamo in piedi, oppure semplicemente abbandonandoci contro lo schienale della sedia quando siamo seduti. Ancora oggi, come nel nostro antico passato, ci allontaniamo da ciò che ci minaccia o semplicemente ci mette a disagio, ma vale anche il contrario, ci avviciniamo a ciò che ci attrae, avanzando con il busto o facendo un piccolo passo in avanti. Nella fase della seduzione, di cui ho parlato più volte in vari video dedicati che trovi nel mio archivio, è fondamentale fare attenzione a questi spostamenti dell'asse corporeo, perché sono indicatori piuttosto importanti di come si sente l'interlocutore durante i nostri approcci. È importantissimo notarli anche nella trattativa, nella vendita, nella consulenza, nelle professioni di aiuto, ponendo attenzione a quando l'interlocutore viene verso di noi o prende le distanze. Cerchiamo di chiederci su quali parole, su quali argomenti si muove avanti o indietro. Il concetto, per semplificarlo al massimo, è quello dell'aggancio e dello sgancio. Ciò che ci aggancia sul piano emotivo ci attira verso, ciò che ci sgancia ci allontana. Non è difficile cogliere questi spostamenti dell'asse corporeo ed è la base più importante del linguaggio del corpo, in cui il busto la fa da padrone. Un altro gesto piuttosto comune che riguarda la zona ventrale è quello delle braccia conserte, ma è fondamentale cogliere il momento in cui le braccia si chiudono, poiché probabilmente se la persona fino a poco prima era in posizione aperta, questa chiusura ci indica che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Per essere chiaro al massimo, le braccia conserte costituiscono una posizione che spessissimo è semplicemente comoda. Ma il momento in cui si chiudono, se ci poniamo la giusta attenzione, può darci degli indizi, ad esempio sul fatto che il nuovo argomento è un agente stressante, non è gradito alla parte intima dell'interlocutore e in un certo senso si sente minacciato nella sua emotività.
In questi casi insistere sullo stesso argomento o continuare a usare le stesse modalità di comunicazione può portare a un cortocircuito della relazione, facendo degenerare un normale contrasto nella dimensione del conflitto. Per essere ancora più chiaro, se parlo con Roberta e lei è comodamente seduta con le braccia conserte, può capitare che a un certo punto le apra e magari si avvicini a me con il busto. Questo è un chiaro segnale di aggancio e allora per cogliere e sfruttare al massimo la valenza del gesto dovrai porre attenzione a qual è stata l'esca che l'ha attirata. Può trattarsi di una parola, un concetto, un argomento, una mia modalità di comportamento, un mio gesto, ma è fondamentale cogliere il nesso, semplicemente perché questo indizio mi dice che Roberta è coinvolta positivamente su quella sfumatura. Quindi posso indugiare su quell'argomento perché le darò il cibo emotivo che lei gradisce e acquisirò un buon potenziale. Una sfumatura molto simile al concetto di protezione momentanea che cerchiamo nella chiusura delle braccia sul petto è quella dell'apertura e chiusura dei bottoni della giacca, visibile soprattutto negli uomini o nelle donne con tailleur. È molto interessante far caso ai momenti in cui un interlocutore con la giacca la chiude con il bottone oppure la apre, perché si tratta di gesti che sul piano del significante rimandano a un significato simile a quello delle braccia in chiusura o apertura. Chiudere o aprire la giacca, infatti, è simile al mettere uno scudo davanti a sé o a toglierlo. Quando tutto va bene e ci sentiamo a nostro agio, non abbiamo alcun problema a esporre il ventre davanti al nostro interlocutore o in un ambiente in cui ci sentiamo al sicuro. Ma quando invece le cose vanno male, se avvengono nella persona con cui stiamo parlando o nell'ambiente in generale dei cambiamenti che ci mettono a disagio, allora siamo spinti intimamente a una negazione ventrale e proteggiamo, senza rendercene conto, la zona con qualcosa che la schermi, come le braccia, la giacca, il giubbino che si chiudono, la borsetta o una cartellina messa a mo' di scudo, oppure ruotiamo il busto in un'altra direzione e anziché offrire il ventre offriamo un fianco. L'espressione voltare le spalle, infatti, ha un significato molto negativo in qualsiasi relazione, mentre l'inchino, ancora oggi usato in alcune culture, passa a chi lo riceve una sensazione di rispetto e considerazione. Detto questo, quindi, se vuoi mostrare al tuo interlocutore di essere d'accordo con le sue idee o semplicemente metterlo a suo agio facendogli percepire intimamente che lo stai prendendo in seria considerazione, la prima cosa che potresti fare è inclinarti leggermente nella sua direzione, evitando chiusure o protezioni varie e scegliendo una posizione ventrale che sia il più aperta possibile. C'è un'ultima sfumatura, non frequentissima da vedere, che riguarda le braccia e il busto e si verifica quando la persona incrocia le braccia e si accarezza le spalle con le mani, come se avesse freddo. Ovviamente, se ci troviamo in un ambiente realmente freddo, si tratta di un gesto utile a non disperdere il calore corporeo, ma spesso si verifica anche sotto il sole e in condizioni di temperatura ideale. In questi casi siamo di fronte a un gesto cosiddetto pacificatore, tramite il quale il soggetto cerca di autoconsolarsi, offrendosi un abbraccio simile a quello che gli dava la mamma quando era bambino, e avviene quando la persona avverte un forte stress o la sensazione di non essere per nulla capita. Concludo ricordandoti che in un precedente video reperibile nel mio archivio ho spiegato alcuni toccamenti che si verificano in corrispondenza dello sterno, dove portiamo una mano a grattare o ad accarezzare la zona. Si tratta in questi casi di segnali con connotazione affettiva. Mi fermo qui e ti do appuntamento come sempre a sabato prossimo. Felice settimana da Sergio Massi.